Mira il dito, mira il dito. Ma è un insert che puoi usare anche con altri compressori, che si chiama 176. Questo microfono qui. Sai cos'è questo? DBX, modello 576. Non funzionava più, poi scopro che effettivamente io l'avevo messo via perché era saltato questo, che è un fusibile. Questo è il fusibile effettivo. Se ti si rompe il fusibile, in molti apparecchi hai il fusibile di scorta. Lo accendiamo. Cazzo, si è acceso. La verità? Questo compressore forse mi piace perché l'ho resuscitato, perché l'ho riportato in vita. Per me quindi ha un sapore unico, come... che ne so, come la torta della nonna, perché è così buona che la sapeva fare solo lei. Non l'avresti mangiata da nessun'altra parte mai più, nemmeno se avesse scritto la ricetta su un foglio dietro una vecchia cartolina. In effetti, tra valvole, condensatori e 25 anni di invecchiamento in cantina, beh, questo di Biggs è un pezzo unico che adesso ti faccio sentire. Il 376 non è la stessa cosa, se ce l'hai avuto è un compressore completamente diverso. Low cut, sì, solito ingresso, puoi entrare in linea eccetera, poi vai direttamente all'equalizzatore e anche l'equalizzatore non ha, ecco, diciamo che non ha il controllo della Q, è fisso. Quindi però hai lo stesso tipo di controllo con la scelta delle frequenze su cui lavorare e quanto incidere su quelle frequenze. Il Q però è fisso in questo caso e poi anche qui hai 12 kHz come passa alto e passa basso. Passa basso è qui 12 kHz e passa alto è qui intorno agli 80 se ricordo bene. E poi che cos'ha? Il compressore vero e proprio che è da questa parte, che ha solamente il controllo over easy, quindi il ginocchio, e slow, cioè può essere fatto andare piano o forte, ma non c'è possibilità di regolazione come tempi di attacco e rilascio. In più ha un deesser e in più ha la parte digitale già inclusa, che invece in questo poteva essere comprata a parte. Qui dentro in questo caso non c'è, se la comprava quasi nessuno perché non aveva senso all'epoca prendere la parte digitale e anche in questo caso puoi fare lo stesso tipo di discorso, cioè entrare forte con la valvola oppure valvola bassa e entrare e uscire forte con il gain d'uscita, però non hai un limiter alla fine, è solo il compressore che eventualmente ti può fare da limiter. È una macchina meno completa rispetto alla 576 ed è una macchina che è uscita all'incirca 10 anni dopo, più o meno. Cerchiamo di capire come entrano i suoni dentro a questo preamplificatore, il giro che fanno. Entrano da qui 48 volte il line e il primo punto che incontrano è la valvola, quindi la valvola sarà quella che deciderà quanto suono entra direttamente, il gain vero e proprio arriva dalla valvola. Il suono prosegue, può essere trattato con il meno 20 dB del pad, inversione della fase oppure low cut che agisce sui 75 Hz se mi ricordo bene, con una pendenza di 3/4 di ottava all'incirca. Poi il suono prosegue e va verso l'insert. Se fai uscire i suoni in insert da dietro non usciranno equalizzati, quindi andranno all'insert all'effetto che tu gli colleghi, ma non equalizzati. Poi c'è l'equalizzatore a 3 bande, ma queste sono 4, si vede, sono 4 manopole, no, capito, sono 3 però in realtà, low, mid, tutti e due, e bassi e alti. Il mid in realtà ha una doppia funzione, ha una funzione allargata. Allora con i low tu puoi abbassare il segnale intorno ai 75 Hz più o meno e comincia a scendere anche qui di 1/4 di ottava e sui 12 kHz fa la stessa cosa e può scendere circa di 1/4 di ottava e quindi puoi de-enfatizzare le frequenze a partire dai 12 kHz a scendere. Questo ti aiuta molto quando hai dei microfoni molto sibilanti e con questo puoi andare a controllare le frequenze molto alte, se sono molto ariosi. Questo è naturalmente il pulsante che attiva o disattiva l'equalizzatore e sui medi abbiamo questo giochetto.
Allora, questo manopolone ci consente di partire dai 100 Hz qui in fondo fino agli 8 kHz qui sopra. Non hai sentito niente nel cambiamento, perché in realtà questo è il potenziometro che mi consente di variare la quantità di quelle frequenze, quindi crea una curva, la famosa curva. E la curva è una roba di questo tipo. Adesso te la faccio vedere. No, non è questo che ti volevo fare vedere, ma ti volevo fare vedere questo. La curva è quella cosa che vedi qui sotto, praticamente sta qui in mezzo e poi scende e si sposta di qua e di là a seconda di dove tu sposti questo. Se sono 1 kHz, il centro sarà 1 kHz, quindi quello che vedi qua, e se mi sposto naturalmente si sposta di conseguenza. E questo pomello non fa altro che alzare o abbassare il volume, fa questo scherzo qua. Lo alzi o lo abbassi, ok? Questo è il suo lavoro. In mezzo c'è un altro pulsante che si chiama Narrow. Allora, il Narrow lavora su 2 tipi di apertura di ottave. In pratica, con... questo qua l'ho spostato, ma non volevo. Con il Narrow acceso, lavora con una Q stretto. Stretto quanto? Circa 0,5. Quindi lavora più o meno a mezza ottava, qui più o meno, all'incirca vedresti una curva di questo genere se l'avessi in forma grafica, ok? Quindi parte da 500, sotto 350, 400, fino a 2 kHz e un poco oltre, a seconda di quanto lo abbassi naturalmente si allargherà un po' di più, un po' di meno. Se invece lo lasci disattivato sarà più larga, perché porta l'apertura in ottave di 1,5, quindi arriverebbe più o meno una cosa di questo genere, puoi vederla qua, circa 1,5, quindi come vedi molto più larga, già a partire da sotto ai 200 fino ad arrivare oltre i 5 kHz, chiaramente con tutti i rapporti di pendenza necessari, quindi il grosso sarà dove ti trovi con il centraggio della frequenza di questo pulsante. Se lo sposti a 2 kHz lui se ne andrà qui e lavorerà sulle frequenze che partono dai 2 kHz e arrivano fino a 500 Hz, fino a 10 kHz, eccetera, eccetera. È la stessa cosa se tu alzi il gain invece che abbassarlo, ok? Difatti io se alzo il gain qui, cioè se lo abbasso a 2 kHz di circa, quanti sono? 6 dB, è questa roba qui. Questi sono 15, più o meno sono 6 dB. Ecco, questo è un calo di 6 dB sui 2 kHz con il Narrow disattivato. Se lo attivo sarà più stretto, naturalmente, 5 più o meno, e sarà una cosa di questo genere, un po' più centrata sui 2 kHz. Questo è il funzionamento dell'equalizzatore, ok? Poi, che altro? Dall'equalizzatore se ne va al livello in uscita e poi c'è un limiter. Quindi di conseguenza quando tu vuoi fare il suono potresti partire basso perché magari vuoi dargli molta valvola, perché la valvola sarà quella che ti dà calore, oppure gliene vuoi dare poca, alzi il livello di uscita, porti il gain appena sufficiente ad arrivare con l'output level a un livello necessario o sufficiente per coprire le tue necessità, e col limiter andrai a stabilire qual è il punto massimo in cui il limiter dovrà agire per evitare di andare a livello di picco, quindi andare in over. Ok, prova. Ok, guarda che sta agendo, adesso agisce. Naturalmente il limiter agisce su tutte le frequenze, quindi la prima frequenza che va a piccare sarà quella che poi attiva il limiter, ma questo lo fa anche il compressore che poi vedremo dopo. Ma cosa succede se tu vuoi avere un suono un po' più caldo? Potresti intanto dare un'occhiata a questo controllo che si chiama drive level. Questo ti fa vedere quanto il gain è attivo, quindi quanto la valvola sta lavorando. Io posso abbassare questo, alzare la valvola e farla lavorare. In questo momento la valvola è fin troppo alta, devo abbassare l'uscita in modo che non vada a un livello di picco eccessivo, e io ho tantissima valvola, la senti infatti che sta lavorando sotto. Se è troppa la abbassi fino a che non trovi un punto detto hotspot, il punto G del preamplificatore, gode come un riccio, e lui a questo punto ha il calore della valvola che qui non avrebbe, senti che è più piatto, ci sono meno armoniche,
Se invece abbasso e alzo la valvola, arricchisco di armoniche il suono. Questo è il funzionamento della valvola rispetto a tutto il lavoro del preamplificatore. E una volta trovato il livello buono, che non porta a saturazioni brutte che grattano, tu sei pronto per portare il tuo suono dalla parte opposta, ossia verso il compressore, che poi ha un'altra valvola. E adesso lo vediamo. 4 intelligenze artificiali non ci hanno capito un cazzo. Non riuscivano a capire questa cosa che io volevo fare. Adesso ti spiego il funzionamento del compressore, però quello che stai sentendo qui è solo il preamplificatore. Però è compresso il suono, come stai sentendo. Perché? Perché ho fatto un routing un po' particolare che adesso ti faccio vedere. Allora, questo è un esperimento, molto esperimento. Questa è l'uscita del send dell'insert del preamplificatore. Ho preso questo cavo e l'ho portato qui, dove c'è l'ingresso del compressore. Ho preso l'uscita del compressore e l'ho portata al return del preamplificatore. Davanti ho escluso il compressore naturalmente dal percorso standard preamplificatore compressore, e ho inserito l'insert. Perché? Perché a questo punto il suono passa direttamente in insert, va al compressore, e il compressore nella sua parte di canale in uscita ha direttamente solo il microfono alimentato dalla valvola, ma non ha tutto il set dell'equalizzazione, neanche il limiter, nulla, va direttamente qua dentro. Quindi questo si arrangia, fa i livelli da solo, lo fai con questi, se ascolti l'uscita del compressore. Ma se ascolti l'uscita del preamplificatore, a questo punto avrai il compressore che entra come compressione parallela ed entra in compressione parallela prima dell'equalizzatore. Questo significa che io posso equalizzare il suono senza cambiare i parametri della compressione. Cioè, se io cambio l'equalizzazione, naturalmente il compressore si comporterebbe diversamente. Invece in questo modo il compressore lavora sempre allo stesso modo, perché prende un suono pulito direttamente dal pre, me lo rimanda indietro e poi entra di nuovo per uscire da qui, e io posso equalizzarlo come mi pare senza che il compressore ne risenta. Guarda questa cosa qua, la vedi qua? Questa cosa qui, vedi che ho dato un sacco di bassi, un sacco di medi, un sacco di frequenze, cosa sono? 8 kHz, questa roba qui, la alzo, la abbasso, tu non senti niente, ma tu stai ascoltando il compressore. Come mai in questo momento questo suono che sto mandando al compressore non gli arriva l'equalizzatore, che è attivato? Posso attivarlo, disattivarlo, non ne frega assolutamente niente, capito? Lui semplicemente non sente l'equalizzatore, come ho fatto. Quella cosa che ti ho fatto vedere. In pratica, con quel sistema di routing un po' particolare, posso fare una cosa creativa che mi dicevano sarebbe stata impossibile. Invece no, è possibilissima, perché se io adesso ti faccio sentire, metto a 0 perché altrimenti, come dire, diventa brutto il passaggio, passo al preamplificatore. Quindi adesso stavamo ascoltando il compressore che è raggiunto dal preamplificatore attraverso l'uscita insert, quindi rientra dentro al preamplificatore. Questo è un esercizio mentale più che altro, o demenziale, dipende da come la vuoi vedere. In pratica io creo una sorta di compressione parallela. A questo punto io posso esagerare la compressione e poi dosarla con l'uscita di livello del compressore. Se ne metto molto, chiaramente devo poi compensare l'uscita da questa parte, oppure usare il limiter in modo che non vada oltre il limite. Però di fatto io posso creare una compressione di fondo, rimane sotto con tantissima valvola e me ne frego altamente di come esce il suono, molto compresso, tantissimo, pochissimo, quello che ti pare. In pratica posso giocare col compressore per creare una sorta di sottofondo che riempie tantissimo, no? E poi lo faccio entrare praticamente dentro al preamplificatore. Però in questo caso il preamplificatore non riceve, cioè il compressore non riceve l'equalizzazione, ma io posso riequalizzare il suono da qua come mi pare, capito? Si stanno enfatizzando frequenze strane tipo sui 3-4 kHz, li voglio abbassare un po', ok, facciamo un controllo di quelle frequenze lì, possiamo riequalizzare, ma tutta questa parte qui non andrà a
riguardare il compressore, che lavorerà sempre solo ed esclusivamente col suono che gli arriva dalla valvola in insert. Perdona le spalle, nel senso che guarderò da questa parte perché io starò guardando il compressore per spiegarti il funzionamento del compressore. Dopo che hai visto il routing, adesso ti spiego perché il routing funziona così. Link unlink è quello che unisce i due processori, preamplificatore e compressore. Il compressore, quando questo unlink è disattivato, quindi è linkato, riceve il suono tutto processato dal preamplificatore, quindi include la valvola, l'equalizzazione e i livelli e persino il limiter finale, perché qui c'è anche un limiter finale. Questo suono che tu hai realizzato qui lo fai entrare nel compressore, il quale lo elaborerà direttamente. Dove entra il suono? Entra qui, da link unlink, poi passa attraverso questi pulsanti che sono i controlli del sidechain, perché qui puoi inserire un sidechain e farlo lavorare attraverso un sidechain esterno, quindi gli mandi un suono esterno che poi piloterà, quando il sidechain è attivo, pilota il compressore al posto del suono del preamplificatore classico, diciamo. Poi c'è il contour. Allora, il contour è molto interessante. Il contour è un filtro, anche questo in sidechain, perché non fa arrivare, però tu non lo senti, nel senso che non senti il taglio delle frequenze, non fa arrivare da 180 Hz in giù il suono al compressore, il quale non comprimerà da 180 Hz in giù. Questo perché ci sono molto spesso delle condizioni in cui le frequenze basse sono particolarmente ricche di energia, per il nostro orecchio non le sente, ma il compressore sì, e quindi abbassa tutto il segnale, lo abbassa tutto, e arriva a una frequenza molto bassa che noi non sentiamo, senti abbassarsi il segnale. Che è sta roba? Perché si è abbassato? È una frequenza che tu non hai sentito, perché era sotto la tua soglia di udibilità, o comunque sei meno sensibile sulle frequenze basse, hai capito? Cosa succede facendo questo, inserendo il contour? Che il compressore lavora più sulle frequenze medie, medio-basse, medio-alte, tutta quella roba lì, e quindi funziona meglio, si sente meglio. Poi ci sono delle occasioni in cui serve anche che lavori in altro modo, ma con la voce delle due è meglio che sia attivo. Una volta che ha fatto questo giro, eliminando il bypass, perché se premi bypass va tutto a quel paese, entra nel compressore, non è ancora passato per il drive della valvola, lo fa dopo, entra nel compressore. Il compressore come si attiva? Allora, intanto controlliamo il gain reduction del compressore. Qui non sta lavorando, te ne accorgi da lì. Se io abbasso la threshold, cioè quindi mi avvicino con la soglia al mio livello di uscita del preamplificatore, lui comincia a lavorare, e te ne accorgi perché si attiva questa spia rossa, la famosa spia rossa qui, del Cremlino. Perché c'è una luce così di merda nel mio studio che non riesce a inquadrare bene questa cosa, fa schifo così. Ok, questa roba qui, la vedi? Questa qui che si alza è perché c'è, sposto il microfono qua, perché sta entrando il suono della mia voce, e quindi lui sarebbe pronto a comprimerla, ma tu non la stai ancora sentendo perché il retio è a 0. Ora io alzo il retio e lo porto a manetta, palla, in modo che si senta proprio che lo sto facendo lavorare, e poi abbasso ulteriormente il threshold e diventa insopportabile, brutto il suono, sta comprimendo a dei livelli assurdi. Ok, non ce ne frega niente, l'importante è sentire che cosa sta succedendo. In una condizione di questo genere, dove c'è tantissima compressione, entrano in gioco i tempi di attacco e di rilascio. Allora, i tempi di attacco, se io li alzo, sentirai che il suono diventa leggermente più chiaro, perché entrano i transienti e vengono ascoltati, li puoi sentire, poi vengono abbassati dopo. I tempi di rilascio invece, rimetto i tempi di attacco velocissimi per il momento, guarda questa cosa qui se ce la fai a vederla. Se io metto tempi di rilascio molto lenti, ci metterà un sacco a rientrare. Ok? Devono essere velocissimi? No, però dipende dal tipo di lavoro che stai facendo. Generalmente io terrei, per fare un buon livello, terrei intanto il threshold che non entri così violentemente, ma solo proprio in caso di un livello molto più alto. Lo voglio fare entrare non così pesantemente, 3,5, e poi lo faccio lavorare di 1 dB 2 al massimo, 1 dB o 2
là così, vediamo, abbasso un po'. Qui si comincia a sentire? Sì, ok. Direi che sta già lavorando piuttosto bene, ok? Lavora piuttosto bene. C'è un altro pulsante che ci può interessare, che è questo. L'Overisi. In pratica l'Overisi gli hanno cambiato nome, ma è il ginocchio, quello che viene chiamato nei compressori ginocchio. Cioè il suono, se c'è il ginocchio dritto, non riesco a tenere dritta la punta del dito, sarà un segnale che, brutta storia, mi servirà il Viagra per il dito. Il suono arriva qui, trova il punto di compressione e viene schiacciato immediatamente. In pratica è quando si accende la luce rossa qua sopra. Quando premi l'Overisi accade questa, prima te la spiego poi te la faccio sentire. Il ginocchio si flette e diventa una curva. Quando il suono arriva qui viene compresso brutalmente, ma inizia la compressione prima del livello del threshold. Inizia a comprimere prima, un pochettino prima. Infatti se lo inserisco adesso, così com'è, tu sentirai che la compressione è molto più violenta e molto più invasiva. Senti che ha cominciato a comprimere già adesso? Comprime già tanto. Se io avvicino i tempi di attacco, senti che sta lavorando tanto? Lavora tantissimo? E quando fa questa cosa naturalmente il livello di uscita cala perché sta comprimendo, quindi abbassa il segnale, e io devo anche compensare con la threshold che devo alzarla a questo punto, perché iniziando a comprimere prima per me è importante, insomma devo allontanarmi dal punto più alto di compressione. Crea una compressione più dolce che però inizia prima, quindi se la vuoi tenere dolce devi tenere la threshold molto più lontana dal punto di attacco, in modo che ci sia questa piccola compressione dolce che lavora solamente a metà e non arriva mai al punto superiore dove verrebbe cazziata brutalmente. Quindi a volte è anche molto pratico. I tempi di attacco e rilascio io li tengo circa così, molto lenti nell'attacco, in modo che i transienti si sentano per la voce, e i tempi di rilascio circa più o meno così, sono incrociati come vedi in questo modo, uno quasi al massimo, anzi posso tenerlo proprio lontanissimo perché questo è un compressore molto veloce, VCA si chiama, e i tempi di rilascio non proprio lentissimi ma neanche velocissimi. Rende tutto abbastanza più musicale, almeno a me piace molto così, ma è quello che sentiresti più o meno in un LA2A per intenderci, però nell'LA2A c'è anche la valvola, sì, anche qui c'è la valvola e non abbiamo ancora fatto inserire tutte le armoniche della valvola. Se io alzo il drive a questo punto, una volta che è passato da qui, il drive non agirà sul compressore, ma il compressore agisce sul drive. Io posso aumentare il segnale che sto mandando alla valvola, ma devo poi compensare con il livello di uscita. Andiamo a vedere i livelli di uscita. Io sono intorno allo 0,3, dovrei rimanere così. Se alzo e gli do ancora più valvola, dopo devo compensare dall'altra parte. Posso dargli molta valvola, per esempio, ed ecco che senti che ci sono un sacco di armoniche che cominciano ad arrivare. C'è un limiter attivo, posso, se voglio, alzarlo ulteriormente, cioè fare in modo che il limiter non entri poi così violentemente, perché lo tengo proprio come ultima risorsa, cioè il limiter è l'extrema ratio per evitare che vada in distorsione qualcosa. Però se lo tengo in questo modo ho tutte le armoniche del preamplificatore, tutte le armoniche della seconda valvola del compressore. Questo è come funziona questo, quanta roba, lo abbassiamo un po' da qui direttamente e questo influisce quello, questo e se ce l'è ancora qua, va ancora al limite, vediamo se poi va anche in picco, questo e questo sia il suono che tu vuoi realizzare, fa cagare, devo abbassarlo ulteriormente troppo alto e ci metto un filo di coso, sì, due tacche giù, questo lo lasciamo così, però per così c'è più calore di valvola, però lo devo abbassare un po' perché altrimenti entro in distorsione. Ok, sono a questo punto, ma sì, entro a meno 12 così va bene, entro a meno 12, poi se faccio una cosa bella spinta, chiaramente entreranno in funzione tutti i compressori, hai capito?
posso anche aumentare la threshold, cioè nel senso che la porto più vicino al punto di compressione. A questo punto io avrò una compressione più giocata. Quando parlo normalmente faccio un dialogo, per esempio se faccio un podcast e racconto la rava e la fava, tu vedi che sta giocando, e se per caso spingo molto, a questo punto entrano in gioco i compressori veri e propri, cioè lavorano di più, però diventa un pelino più duro, quindi io eviterei di fare questa cosa e lo terrei delle due un pochino più basso, oppure alzerei il livello di compressione. I tempi di attacco li posso alleggerire, cioè appesantire, lo faccio un pochettino più veloce come tempi di attacco. A questo punto mi controlla molto meglio la dinamica, oppure posso lasciar fare questo lavoro al limiter finale, che è un limiter con il ginocchio rotondo, anche lui, che mi aiuta ad avere un suono che sia decentemente bilanciato in uscita. Questo mi sembra un suono abbastanza ben bilanciato, considerando che sono in questa stanza. E adesso la cosa particolare è che devo andare a provare tutti gli altri microfoni di là, che proverò probabilmente con questa configurazione, direi standard, perché più o meno è quella che ho trovato, che mi sembra che funzioni piuttosto bene. Ci sarà solo una cosa che dovrò fare, e sarà lavorare con il 12 kHz, quindi l'equalizzatore da questa parte, e togliere 2 o 3 tacche quando userò i microfoni che hanno un sacco di frequenze in alto, perché tenderebbero a portarmi dentro un sacco di alti che già sto comprimendo e rischierebbero di diventare particolarmente udibili e non proprio belli, per cui delle due devo compensare all'inizio con l'equalizzatore, per fare in modo che poi il compressore non se li vada a ciucciare ulteriormente, che è l'intenzione inversa a quelle che ti ho fatto vedere prima, mentre ho fatto quel routing particolare dove invece facevo in modo che l'equalizzatore non influisse sul compressore, ma che lavorasse in post compressione. Mira il dito. Aspetta che gli metto una lampadina sopra che si vede meglio. Mira il dito, non si vede niente, lo vedi. Allora, lì vedi di fianco che ci sono queste due colonne, in una c'è scritto preamp, nell'altra c'è scritto invece compressore. Perché? Perché uno è il preamplificatore che stai sentendo adesso da solo, senza compressore, mentre questo è il compressore che sta lavorando, quindi hai le due attività a fianco una all'altra. Ora, io che cosa intendo fare? Lo vedi, perché qui davanti ho un Teletronics, e questo qua è un Teletronics finto, nel senso che è quello virtuale della Universal Audio. Ora io non farò altro che, mentre chiacchiero e ti racconto delle cose, farti sentire il suono del DBX, e poi a un certo punto, perché prima ho fatto tutti i livelli in modo che suonassero tutti più o meno allo stesso modo, cioè allo stesso livello, in modo che non fosse il volume a stonare l'ascolto, ma che tu potessi sentire effettivamente come suona il compressore. Adesso io passo dal DBX al Teletronics digitale. Questo è il Teletronics digitale. Hai sentito questa botta di vita che ti è arrivata dall'ascoltare un Teletronics vero. È stato preso e fermato nel tempo, a suo tempo, quando lo hanno campionato. Ma quella macchina è rimasta sempre quella, mentre il mio, poverino, dopo 25 anni è stato risanato, ripulito, gli è stata cambiata la valvola, gli sono stati cambiati dei condensatori, quindi non è più lo stesso di quando è nato a 25 anni, mentre quel Teletronics lì potrebbe averne, che ne so, 70, però li avrà per sempre, invece il mio l'anno prossimo ne compie 26, hai capito? Sono queste cose. Mentre adesso io cambio di nuovo il compressore e ti faccio sentire un altro compressore, ne è vero, che si chiama 176, sempre dalla Universal Audio, che stai sentendo, lo vedi qua sopra? Quel riquadretto, quando è acceso vuol dire che c'è il compressore acceso, e adesso ti attivo anche il canale, in modo che tu possa sentire come lavorava questo compressore. Ora, si può far lavorare anche molto di più, e questo diventa veramente molto intenso. È un compressore che secondo me non usano in tanti, cioè non è così celebre, tutti vanno a cercare l'LA2A, l'1176, questo è più vecchio. È un valvolare ed è stato uno dei primi ad arrivare praticamente negli studi tantissimi anni fa. Trovarlo originale e fisico è un'impresa, costerebbe una cifra esorbitante. Diciamo che ci accontentiamo di questa versione campionata a suo tempo, che probabilmente oggi compie 70 anni anche lei, ma va bene così, lo stai sentendo e spero ti sia piaciuto.
Mentre adesso io ritorno al DBX, il mio vecchio amato DBX, che ho risorto, è vero, dalle ceneri, della polvere, della mia cantina. Quello che ti faccio sentire adesso invece si chiama Manley Varimu. Non è assolutamente uno standard, diciamo, usato sulla voce. È una di quelle cose che si usano in modo particolare in mix. Questo è un da mastering, immagino, no? O comunque da mix, si mette in fondo alla catena e suona così. Però perché non dovremmo usarlo sulle voci se ce l'abbiamo lì? Chi ce lo impedisce se ci piace usare questo? Perché? Perché credo che sia un valvolare anche questo, poi è della Manley, insomma, il suo fascino. Le valvole, anche se sono finte lo stesso, hanno sempre un certo sapore, una certa magia, come le cipolline sott'aceto. E adesso ti apro l'ultimo che ti faccio sentire oggi, che è una celebrità, lo conosciamo tutti, è l'1176 classico che mai tramonta e mai va giù di moda. Perché suona così lui ha una grandissima velocità di accesso ai picchi, ai transienti e dona un particolare suono ai suoni che gli passano attraverso, quindi piace tantissimo. Questa è la versione che ho messo in catena per confrontarla con il mio vecchio e amato e distrutto DBX con cui, vado incontro all'estate e devo dire che mi sto preparando a un bel periodo perché il DBX ha 2 valvole e un toroidale che le alimenta, è bellissimo. Tu ci metti le mani sopra e senti il calore che sale dalle 2 valvole ed è bellissimo perché in piena estate, quando vai vicino al condizionatore, le mani si irrigidiscono un po' per il freddo del condizionatore e allora puoi andare sopra al tuo DBX, metterci le mani e scaldartele, farle tornare di nuovo vive, la circolazione riprende, oppure nei momenti di pausa non hai tempo di fermarti, ti porti un tegamino, 2 uova, le metti lì sopra e si freggono. Ma non è bellissimo? E adesso ascoltiamo un po' di microfoni. Quello che hai sentito prima era l'U87i, questo è il Rode NT2 del 1995, quindi passiamo da un microfono dell'86, che però naturalmente era più recente come costruzione, nel senso che l'ho presi intorno al 2000 e non mi ricordo quando, e questo invece era uno di quelli che avevo sicuramente usato su questo preamplificatore, quindi si sono rincontrati e te lo sto facendo sentire. In questo modo tu puoi valutare come suona. Questo doveva in teoria suonare molto simile all'87, ma molto simile si fa per dire, aveva il suo suono. Ho dovuto alzare il gain di parecchio perché altrimenti era veramente molto ma molto basso. E passiamo dal Rode NT2 del 1995 a un microfono del 1997, uscito solo nel 97, cioè renditi conto che nel 95 non c'era ancora il celebre, ma tu fa sentire. Questo era quello di prima e adesso ce n'è un altro che si chiama TLM 103. Dunque, io non ho cambiato il gain in ingresso, ma non credo di averne bisogno. Mi sembra di non averne molto bisogno. Più o meno il livello è sempre quello, non è cambiato granché. E quindi sta funzionando molto bene. Bello. Questo è il TLM 103, uscito nel 1997. Parlando delle valvole, cioè, è curiosa una cosa. John Fleming, assieme a un certo De Forest, all'inizio del Novecento hanno creato le valvole. Ma come hanno fatto? Allora, non sapevano quello che stavano facendo ancora, almeno De Forest sì. John Fleming aveva tutta un'altra intenzione, doveva raddrizzare la corrente alternata. De Forest invece voleva arrivare all'audio, infatti ha creato il primo tubo a vuoto che ha chiamato Audion, hai capito? Dici, ma l'avranno fatto ricco col successo che c'è stato con le valvole? No, il poveretto non è, anzi ha dovuto subire diciamo anche addirittura processi o arresti per debiti. Se l'è cagato nessuno, anche perché le valvole sono arrivate molto dopo. Poi hanno detto sì, è stato lui, è stato bravo, è stato importantissimo, ma chi se ne frega. Non so se aveva anche il brevetto per questa cosa, perché ne aveva di brevetti alcuni. Però vedi, anche se hai una grandissima invenzione tra le mani, non è detto che poi ti porti a qualche cosa. Ora ti faccio sentire un altro microfono molto morbido. Questo è, abbiamo detto, il TLM 103.
Su questo preamplificatore, per come è strutturato, non mi sembra che ci sia bisogno di abbassare tantissimo le frequenze alte, perché di solito è abbastanza arioso questo. Sì, è arioso, ma non è che dia fastidio. Ti faccio sentire un altro microfono, che è questo, adesso lo faccio anche vedere, guarda, questo lo conoscerai. È il fratellino piccolo della serie AKG, il C214. È bello, proprio bello, un bel microfono. È un po' difficile perché è particolarmente scuro, ma scuro nel senso brutto del termine. C'è un sacco di basse che sono esagerate, però lo faccio sentire, aspetta, però è bello, eh. Anche questo è uno di quei microfoni fatti in Cina. Sì, la KG è quella che si è spostata in Cina a fare i microfoni, no? Una delle prime. E che cos'ha di particolare? Senti com'è caldo il suono. Porca miseria, ma proprio, ma molto, è potente, bassissimo. Ma siamo lì a livello del TLM 103. Ma sai che qui sopra suona bene qualsiasi microfono? Non so, mi ricordavo che avessero dei suoni molto molto diversi. Questo è un po' wattato, un po' bello comodo però ne ha tante di basse. Vediamo un attimo se gli metto il filtro, perché qui c'è il filtro, ok. Allora, gli ho messo il filtro passa alto e non spinge più così tanto sulle basse. L'unica cosa è che ho come l'impressione che bisogna stargli molto vicino. Sì, per renderlo... però no, non mi ha mai entusiasmato. Bisogna lasciarlo così, al naturale, secondo me. Se lo lasci al naturale, probabilmente su questo microfono, cioè su questo preamplificatore, suona niente male. Sì, HG C214, ce l'ho fatta. Qualche anno dopo la HG ha prodotto un altro microfono, ma in realtà è già da un pezzo che lo produceva, ed è questo microfono qui. Questo qui è il nipote del 420, che poi è diventato il Perception 420, poi l'HG. Perception era riconoscibile perché era azzurro, color carta da zucchero. Dice, ah sì, come suonava bene quel microfono. L'hanno rifatto così. Le differenze tra il 420, il Perception e questo sono assolutamente minime. Un po' migliorato addirittura il 420. Aspetta, Vediamo un po' come se la cava. Ci mette un po' ad accendersi. Perché ha anche un trasformatore dentro, c'è tutta la robina. Questo praticamente è un U87. Cioè il progetto è quello dell'U87. È detto anche l'U87 dei poveri. È ancora in vendita oggi, ed è secondo me un ottimo acquisto. Tra l'altro si trova intorno ai 200 euro. Ha dei momenti, a volte lo trovi a 120, te lo tirano nella schiena perché nessuno lo vuole, poi dopo aumenta un po' di prezzo, comunque mediamente sta sotto ai 200 euro ed è probabilmente uno dei migliori acquisti che potresti fare restando nell'ambito dei suoni stile U87 all'incirca. È un po' più rumoroso dell'U87, ma gli si avvicina veramente molto. A parte che su questo preamplificatore a sto punto sta suonando bene anche lui. Sì, ha meno corpo, forse. Però se vai indietro a sentire quello che ho fatto prima, l'ho fatto con l'87, se ci mettevo questo, secondo me se non lo sapevi non te ne accorgevi neanche. È probabile, HG P420. Carino, molto bellino. Questa versione è del 2014. Ti faccio sentire altri due microfoni. Allora, uno perché dobbiamo dargli atto di essere la Cenerentola dei Neumann. Cenerentola dei Neumann, il TLM 102, però allora come siamo come livelli? Ah, questo è un po' basso, Questo è più basso addirittura del Rode. Devo alzare il gain. Ah, ma di brutto, Ah, ma lo devo proprio alzare. Quanto è basso. Quanto è basso. 1, 2, 3, 4. E devo alzarlo il gain. Si porta dietro un filo di rumore che, per esempio, in tutti gli altri microfoni non c'era. E non so se è dato dal microfono il cavo, no, ma non c'era negli altri. Io sento un ronzio, probabilmente per il fatto che ha meno gain, e quindi su questo preamplificatore non gode particolarmente. Suonare suona bene, con un expander hai fatto tutto. Però senti, zzz,
Sì, c'è un rumoretto di questo genere. Non mi soddisfa, non più di tanto. TLM 102, peccato perché suona veramente bene. No, non c'entra un cazzo il microfono. Non c'entra assolutamente niente. No, non c'entra assolutamente niente. Il TLM 102. Ho alzato il volume della valvola. Esatto. Ah. No, il microfono non aveva nessun problema. TLM 102 suonava decisamente molto bene. Il problema che aveva è il segnale un po' basso, che in ambito analogico può diventare veramente un problema. Sì. Però io ho alzato dalla parte del preamplificatore. Se io alzavo dalla parte del compressore l'uscita finale, probabilmente sì, però lavorava peggio sul compressore. È un problema se ha poco segnale, perché porta fuori poi il rumore dell'analogico. Qui siamo in ambito analogico, quindi c'è poco da fare. Quello che stai sentendo in questo momento è il Rode NT1 quinta generazione, sarebbe quello che ha anche il buchetto per l'USB, totalmente secondo me inutile, cioè nel senso che potevano farlo anche senza, che non è che cambiasse molto, no, perché vai a 32 bit in virgola mobile, tutto quello che ti pare, però lui così suona veramente bene. Secondo me questo è, non dico la morte sua, ma quasi, è veramente cioè qui assume un carattere niente male, anche se io continuo ad avere nell'orecchio questa voglia di suoni un po' più vecchi. Questo è molto moderno come suono, silenziosissimo. Ma se io ci mettessi per esempio un microfono che ho già usato in diverse occasioni, che è un microfono che va a ricalcare proprio quei tipi di suoni lì. Adesso lo trovo, è qua di dietro, guarda, è questo. Eccolo qua. Questo qui è un microfono sovietico, sì. Si chiama MK119. Questo va a ripescare tutti quei suoni tipici tra anni 90 e anni 2000. Lo sentiamo? Segnale com'è? Buono? Non è bassissimo. Pensavo che avesse un segnale più meno, capito? Quanto calore che ha, troppo. Questo qui è tondo da fare schifo e si porta dietro un sacco di rumore. Non è che mi faccia impazzire. No, pensavo peggio, anzi pensavo meglio. No, assolutamente, su questo. Vediamolo, sì, sa. Ok, potrebbe essere che torna a piacermi questo microfono. Nel senso che in ambito digitale non mi faceva più impazzire. Però è un microfono che ha avuto il suo perché, questo. Aston Spirit, oh porca miseria. Sì, siamo a livello dei Neumann, quella roba lì, solo che questo è un microfono che costa molto meno, perché costa intorno ai 3,50, multipattern, e che effettivamente aveva trovato il suo posto in molte sale dove venivano messi in parcheggio gli U87 e magari in quella seconda sala non si aveva l'intenzione di metterci un microfono di questo genere, come un U87, perché a 3.000 euro di microfono comunque ci pensi due volte a mettercelo, e quindi molti lo sostituivano con questo, che è molto bello da vedere, ma anche bello da sentire adesso. Ora che lo sento, su un valvolare ha il suo perché. Aston Spirit. Bello, mi piace. Vabbè, dunque, adesso devo decidere come farlo il podcast, che devo fare faccio un podcast con questo preamplificatore, ma devo capire cosa ci metto come microfono. Stavo pensando al TLM 103, quello mi intriga molto con questo preamplificatore. Mi sa che lo farò con quello.
avvia la registrazione qua sopra. Ok, perfetto, stiamo uscendo dal compressore. Allora, quello che non ti ho fatto vedere è l'unico che ho lasciato indietro e che poi alla fine ho deciso, dopo un po' di ascolti, di usarlo per il podcast che sto per preparare, che uscirà su un altro video, perché ce lo metto qua pure il podcast. No, basta. Però, niente, ti volevo dire, c'è anche il TLM67, perché anche lui è una di quelle bestie che, legate a un processore valvolare, dice la sua, perché effettivamente questo microfono uscì con la valvola. Assieme ad A47, questo per esempio avevano la valvola, poi hanno fatto la versione TLM che è differente, riporta lo stesso carattere, dicono sì, in effetti suona molto simile, ma la valvola manca completamente. Tra l'altro la valvola, giusto per chiudere, ti racconto, ha un problema, si chiama microfonicità, non so se ne hai mai sentito parlare. La microfonicità non è il suono della valvola che è microfonico, ma il fatto che la valvola vibrando riporti i suoni delle vibrazioni che riceve dal suo supporto nell'audio. Quindi se tu scossavi un amplificatore a valvole, sentivi del rumore, un rumore fisico che veniva riportato e tradotto in segnale elettrico che poi finiva alle casse o negli apparati di registrazione. Quindi, ma anche le più piccole vibrazioni. Quindi molti microfoni, se quelli valvolari, dentro hanno la valvola infilata, ma se ci fai caso è infilata su un supporto gommoso, in genere silicone o roba del genere. Io addirittura questo affare qua sotto, il DBX, l'ho messo su dei piedini di gomma morbidi. Perché? Perché le vibrazioni rientrano nella valvola. Anche se, diciamo, le valvole più buone hanno una bassa microfonicità, quindi sono meno soggette a problemi di questo genere. Però hai capito come funziona la cosa? Hai capito? C'è questa cosa che... E quindi questo è un microfono che una volta era valvolare, poi lo hanno fatto TLM, io adesso lo ripasso dentro un valvolare che non sarà un Neumann, non sarà, che ne so io, un super mega, però è quello che ho aggiustato io con dentro le valvole top degli anni 60 che sono riuscito addirittura a metterci con tutte le modifiche che gli ho fatto. E godo come un riccio. Adesso ti faccio un podcast, va bene? Iniziamolo. Pur essendo una macchina nata come prodotto mediano, la DBX, come ha fatto spesso in passato, ha realizzato un oggetto efficace e multiuso, ad un costo contenuto. Certamente il mio entusiasmo è arricchito dal fatto di averla potuta recuperare, quindi è come guidare un'auto d'epoca, ammirarne le performance, sopportando l'odore acre dell'olio bruciato, che diventa parte delle sensazioni piacevoli dell'insieme. Ma in ambito analogico sorgono problemi che col digitale e con l'elettronica più moderna abbiamo del tutto scordato. Qui infatti non tutti i microfoni suonano, i cavi contano, le valvole ronzano. Quindi, anche se suona in maniera unica e non replicabile, nessuno avrà mai nulla da ridire se a suonare come un valvolare sarà una versione digitale, con meno problemi. Ma l'importante è non smettere mai di giocare, curiosare, imparare cose nuove. Questo, alla fine, è lo scopo di tutto.